Eccoci qua, ciao ciao. Dunque oggi vedremo alcune funzioni di base del navigatore incluso nell'infotainment, quindi il navigatore della macchina, non il navigatore dei sistemi che colleghiamo, quelli dello smartphone per intenderci, e vediamo come attivare l'opzione Intelligent Hybrid e come funziona. È opzione molto utile, direi fondamentale per chi ha una Cupra Formentor ibrida, perché ottimizza i consumi della batteria, soprattutto tenendo in considerazione il percorso di ritorno, in modo da poter tornare a casa con un po' di batteria. Vediamo come funziona. Dunque, vediamo come si imposta l'Intelligent Hybrid nel navigatore per ottimizzare i consumi di batteria sulla Cupra Formentor ibrida. Allora, con un doppio tap apriamo il nostro navigatore e andiamo a impostare una destinazione, magari tra quelle recenti, quindi andiamo per esempio al supermercato. Lui ci fornisce come al solito alcune alternative, noi acceleriamo cliccando su avvia e quindi viene impostato il nostro itinerario. Un itinerario breve di appena 8,7 km, ma immaginando che sia un itinerario più lungo avremo bisogno magari di batteria per il ritorno. Allora a questo punto usciamo dal navigatore e andiamo a prendere l'Intelligent Hybrid. Io ho attivato questa opzione qui come widget nella seconda schermata del mio infotainment e devo semplicemente attivare questa spunta, risparmiare batteria per tornare a casa. Quello che accadrà a questo punto è risparmiare batteria per il ritorno. Io non andrò semplicemente alla mia destinazione, ma la mia destinazione sarà un punto di passaggio, un punto a metà, perché la mia destinazione naturalmente diventerà quel punto casa. Ed ecco qui. Quindi quella che era la mia destinazione finale invece diventa un punto intermedio e la mia destinazione finale sarà la casa con la mia ricarica, la mia postazione di ricarica. Bene, andiamo a vedere come modifica questo la nostra navigazione. E quindi, come vedete, il mio percorso non è più di 8,7 km ma di 13 km. È un percorso in cui è considerato anche il conteggio della strada di ritorno, e questo vale anche per il tempo stimato di arrivo. Non è più il tempo stimato di arrivo al supermercato, ma a casa. Naturalmente questo dipende dal momento in cui io dovessi andare al supermercato e subito tornare indietro. Il navigatore non può sapere quanto tempo io perderò al supermercato, è soltanto una stima basata sul percorso in termini di chilometri. Naturalmente questo significa che il calcolo del consumo della batteria nella guida elettrica o nella guida ibrida verrà fatto sulla base di questo intero percorso, in modo da conservare un po' di batteria se necessario per tornare a casa. Bene, questo è il funzionamento del navigatore con l'Intelligent Hybrid. Naturalmente anche senza l'utilizzo dell'Intelligent Hybrid, di questa opzione, il vostro navigatore terrà sempre in considerazione il vostro percorso per consumare al meglio la batteria, e quindi la mia raccomandazione è quella di utilizzare sempre il navigatore. Dunque ragazzi, il mio consiglio è quello di utilizzare il navigatore sempre, anche per fare veramente piccoli spostamenti, perché in questo modo avremo un uso ottimizzato della batteria e del carburante, soprattutto quindi in modalità ibrida. In base al percorso l'auto saprà quando attivare il termico, quando disattivarlo, quando utilizzare l'elettrico e così via. L'Intelligent Hybrid io personalmente lo utilizzo su percorsi più lunghi, quando faccio 100-150 km, magari non ricarico a destinazione, voglio tornare allora indietro con un po' di ricarica di batteria, perché magari voglio ottimizzare i consumi per la via di ritorno, quindi avere un po' di batteria per abbassare il consumo del termico sulla strada di ritorno. Allora in questo modo io dico: guarda, non mi consumare tutta la batteria all'andata, preservamene un po' per il ritorno, e il navigatore saprà come farlo al meglio. Perché io potrò farlo manualmente attraverso la gestione del mantenimento di carica della batteria, cosa che vedremo in un altro video, ma naturalmente in quel modo non ottimizzerò i consumi e i consumi saranno più elevati. Se io dirò al termico di caricarmi un po' di batteria, naturalmente i consumi saranno maggiori. Se invece io dico al navigatore: guarda, devo andare lì e poi devo tornare, allora il navigatore saprà gestire al meglio, sarà proprio la configurazione migliore per gestire al meglio la batteria, e quindi i consumi di batteria e i consumi di benzina.
Bene, questo è quanto per quanto riguarda questo video. Ci vediamo alla prossima, altri video, altri tutorial, altre richieste nei commenti. Ci vediamo qui sul canale. Ciao ciao!